Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo progetto facilissimo e freschissimo, molto leggero, tant'è che non ho usato nemmeno 300 grammi di filato per una taglia L, anche XL se vogliamo, perché comunque questa forma un po' scampanata riesce a vestire molto bene diverse taglie. È una maglia senza cuciture, quindi un top down. Sono partita da questa scollatura particolare che è una scollatura ovale, ho realizzato uno sprone piuttosto ampio, sono arrivata fino alla semicirconferenza del seno, dopodiché ho chiuso e ho ripreso il motivo che ho fatto sullo sprone per il pezzo sotto della maglia. È veramente un progetto semplicissimo, alla portata di tutti e scorre molto veloce. Senza aggiungere altro, vi lascio al materiale che ho usato e dopodiché alla spiegazione del progetto. Per questo progetto ho usato il cotone fiocco della Tre Sfere nella variante verde mela e un uncinetto del numero 3,5. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, di un metro da sarta, un paio di marcapunti e un ago da lana. Io ho preparato tutta la scatolina, dopo vedrò quale è più giusto da usare. Prima di partire vi mostro come è iniziato il lavoro. Dovremo realizzare uno scollo pseudo-ovale. Questo disegno sembra più un limone, ma mi perdonerete, le mie doti artistiche sono quelle che sono. Per ricavare questa forma andrò a montare 140 catenelle che sono all'incirca, con questo filato, questo uncinetto e la mia mano, sono all'incirca 70 centimetri, perché avremo una scollatura davanti e una scollatura di dietro, e le dividerò in questo modo. Metterò un aumento da una parte e un aumento dall'altra. Dove farò gli aumenti saranno uno il pannello del davanti e uno il pannello del dietro. Tra i due aumenti lascerò 69 catenelle da una parte, 69 catenelle dall'altra, che non sono altro che un multiplo di 8 più 5, sia da una parte che dall'altra. In ogni caso è più facile a farlo che a spiegarlo. Adesso iniziamo il nostro lavoro. Quindi ho fatto il nodino iniziale, faccio la catenella numero 1 e metto un marcapunti. Se volete, io ho paura di dimenticarmi, quindi lo metto. Dopodiché ne vado a fare altre 69. Fatta la mia 69esima catenella, vado a fare la numero 70, che è quella dell'aumento, quindi vado a mettere un marcapunti proprio dentro qui. Dopodiché vado a fare ancora le mie 69 catenelle e vado a congiungermi con la catenella numero 1. Ho fatto tutte le mie 69 catenelle, adesso porto tutta la catenella dal diritto e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Tolgo il marcapunti, salgo con 3 catenelle e andranno a sostituire il mio primo punto alto. Dopodiché rientro e ne vado a fare altri 4 per un totale di 5 nello stesso punto di base, quindi aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nella catenella numero 2, faccio un punto alto. Faccio una catenella di separazione, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto. Dopodiché ne aggiungo 4 di catenelle. Conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile, faccio un punto basso. 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella disponibile con un punto alto, ne faccio una di separazione, ne salto una di base, entro nella catenella successiva, faccio un punto alto. Ancora 4 catenelle, entro nella terza catenella utile con un punto basso.
di nuovo 4 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella numero 3 e faccio un punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, ne salto una di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto, dopodiché aggiungo 4 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza disponibile con un punto basso, replico le 4 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella con punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto, 4 catenelle, 1, 2 e 3, entro nella terza con un punto basso, 4 catenelle, prendo il filo, 1, 2, 3, entro nella terza con un punto alto, una catenella, prendo il filo, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto e andiamo a concludere finché arriviamo prima del marcapunti con questa sequenza di punti. Arrivata in prossimità del marcapunti, se abbiamo fatto i conti giusti, dobbiamo ritrovarci con la sequenza di punto alto, catenella, punto alto e una catenella di separazione tra l'ultimo punto alto e il marcapunti. A questo punto facciamo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nella catenella del marcapunti e faccio l'aumento, che è composto da 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro in quella successiva e riprendo la sequenza. Quindi qui ho fatto il mio punto alto, una catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro nella catenella successiva, faccio le mie 4 catenelle, ne salto 2 di base, entro nella terza, faccio un punto basso, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, entro nella terza, faccio punto alto, catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio punto alto, vado avanti finché arrivo all'aumento. Arrivati in prossimità dell'aumento, se abbiamo fatto i conti giusti, dovremmo avere una catenella di separazione tra l'ultimo punto alto e l'aumento. Quindi cosa faccio? Aggiungo le mie 2 catenelle di separazione, vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché, solo per questo giro, faremo questo passaggio. Sposteremo la chiusura del giro da qui a qui. Praticamente andremo a iniziare i giri sul primo punto alto. Perché? Perché se lasciamo la chiusura qui, dovremo continuare a fare aumenti e crescerebbe questa riga di chiusura proprio nel bel mezzo degli aumenti che non mi piace. Quindi solo per questo giro andiamo a ripassare tutti i punti dell'aumento con un punto bassissimo. Ripassiamo anche le 2 catenelle, entriamo con un punto bassissimo, dopodiché entriamo nel primo punto alto utile, praticamente ci siamo spostati qua e salgo con 3 catenelle che sarà il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto successivo, quindi salto questa catenella, vado nel punto alto e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione. Una volta fatte le 3 catenelle entro nel primo archetto utile con un punto basso. 5 catenelle. Entro nell'archetto successivo con un punto basso.
3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, catenella, mi sposto nel punto alto successivo, faccio un punto alto, 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, faccio un punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, una catenella, mi sposto nel punto alto successivo con un punto alto, 3 catenelle, entro nel primo archetto utile, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nel punto alto, faccio un punto alto, catenella di separazione, prendo il filo, mi sposto nel punto alto successivo e faccio un punto alto e lavoriamo questa sequenza fino all'aumento. Dopo vediamo come aumentare. Lavorato l'ultimo punto alto in prossimità dell'aumento, faccio 2 catenelle, prendo il filo, entro nel primo archetto utile con un punto alto, dopodiché entro nel primo punto dell'aumento e faccio 2 punti alti. Lavoro i punti centrali restanti punto su punto. Arrivata all'ultimo punto utile, faccio un aumento, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio un altro punto. Praticamente 3 punti iniziali e 3 punti finali saranno il nostro aumento costante. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a lavorare la sequenza che ho lavorato nel segmento precedente. Quindi punto alto, catenella e punto alto su punto alto. 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, entro nel punto alto, catenella di separazione, entro nel punto alto successivo, punto alto e andiamo a lavorare in questa maniera fino al prossimo aumento. Arrivata in prossimità dell'aumento faremo l'aumento, quindi 2 catenelle, entro nell'archetto prima dell'aumento, faccio un punto alto, entro nel primo punto utile e faccio 2 punti alti. Adesso qui si fa un po' fatica perché abbiamo i punti bassissimi, ma poi non ce li avremo più. Entro nel punto successivo, punto alto, nel punto dopo, punto alto, in quello dopo ancora punto alto, nell'ultimo ne faccio 2, entro nell'archetto, faccio il punto alto, 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla terza catenella partendo dal basso. Iniziamo col giro numero 3, quindi salgo con 3 catenelle, ne aggiungo una di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo con un punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto centrale, quello formato dalle 5 catenelle, quindi salto il primo, entro nell'archetto centrale, faccio 2 punti alti chiusi insieme, quindi punto alto chiuso a metà, prendo il filo, rientro, punto alto chiuso a metà e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Aggiungo 5 catenelle di separazione, prendo il filo e rientro e faccio ancora i 2 punti alti chiusi insieme, quindi punto alto chiuso a metà, riprendo il filo, rientro, punto alto chiuso a metà e poi chiudo tutto insieme. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado nel primo punto alto utile, quindi salto questo archetto, faccio punto alto, catenella, nel punto alto successivo, punto alto, 2 catenelle di separazione,
prendo il filo, entro nell'archetto centrale, quello formato dalle 5 catenelle, e faccio i miei punti alti chiusi a metà, i miei 2 punti alti chiusi insieme, quindi 1, 2, chiudo tutte e 3 le asoline, 5 catenelle di separazione, di nuovo prendo il filo, rientro, 1, 2, chiudo tutte e 3 le asoline insieme, 2 catenelle di separazione, vado sul primo punto alto utile, c'è punto alto, catenella, punto alto. Praticamente punto alto, catenella, punto alto saranno la costante di tutto il lavoro, oltre che gli aumenti. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, punto alto chiuso a metà, altro punto alto chiuso a metà, chiudere tutte e 3 insieme, 5 catenelle di separazione e rientro nello stesso archetto, punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà e li vado a chiudere tutti insieme. 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto, catenella e punto alto. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto centrale e faccio ancora i miei punti alti chiusi insieme, quindi 1, 2 e li chiudo tutti insieme, 5 catenelle, rientro nello stesso archetto, 1, 2 e vado a chiuderli tutti insieme. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto, catenella e punto alto e vado a lavorare in questa maniera finché non arrivo all'aumento. Se vedete che resta arricciato, dopo un po' andrà a sistemarsi, ma comunque resterà sempre un pochino ondulato per avere questo motivo ad aletta, questo simil volant sulle maniche. È voluta questa cosa. Detto questo, vado a lavorare fino all'aumento. Sono arrivata vicino all'aumento, ho fatto il mio ultimo punto alto, quindi faccio le mie 2 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto che ho subito davanti, faccio un punto alto, dopodiché entro nel primo punto utile e faccio 2 punti nello stesso punto di base. Ora vado a lavorare punto su punto fino al penultimo punto alto. Qui ho l'ultimo punto alto, faccio 2 punti alti nello stesso punto di base, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo le 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, catenella, entro nel punto alto successivo, 2 catenelle, entro nell'archetto centrale e faccio i miei 2 punti alti chiusi insieme, aggiungo le 5 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base, faccio i miei 2 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle di separazione, vado nel punto alto che ho subito dopo, faccio il mio punto alto, la mia catenella, entro nel punto alto successivo, faccio l'altro punto alto e vado avanti a lavorare finché arrivo al prossimo aumento. Ci vediamo lì. Sono arrivata in prossimità dell'aumento, faccio le mie 2 catenelle, entro nel primo archetto utile, faccio un punto alto, nel punto successivo 2 punti alti nello stesso punto di base, dopodiché vado a lavorare punto su punto, quando arrivo all'ultimo ne faccio 2 nello stesso punto
Sono arrivata all'ultimo, faccio 2 punti nello stesso punto di base, entro nell'archetto che ho subito dopo, faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione e vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Dopodiché riparto con 3 catenelle che vanno a sostituire il mio primo punto alto più una di separazione. Entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto. E questa è l'ultima modifica, se vogliamo, del punto da fare. Anziché le 4 catenelle iniziali, se vi ricordate abbiamo iniziato con punto alto, catenella, punto alto, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto alto, catenella, punto alto, cambierà solo il numero delle catenelle, diventeranno 5. Fatte le mie 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto e faccio un punto basso nell'archetto tra i 2 punti alti chiusi insieme. 5 catenelle di separazione. Prendo il filo, vado nel primo punto alto utile e faccio punto alto, catenella, salto la catenella, entro nel punto alto successivo e faccio un punto alto. 5 catenelle di separazione. Entro tra i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme con un punto basso, 5 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto che ho subito dopo questi gruppi di punti, punto alto, catenella, punto alto, 5 catenelle, entro tra i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme con un punto basso, 5 catenelle, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile e faccio punto alto, catenella di separazione, entro in quello successivo con un punto alto, 5 catenelle, entro qui nell'archetto centrale con un punto basso, di nuovo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, punto alto, catenella e punto alto, 5 catenelle, entro nell'archetto centrale con un punto basso, di nuovo 5 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile, punto alto, catenella, punto alto. Vado a lavorare finché trovo l'aumento. Sono arrivata alla fine di questa sezione, faccio le mie 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, quello precedente all'aumento, faccio il mio punto alto, entro in quello successivo ne faccio 2 nello stesso punto di base, vado avanti a lavorare punto su punto finché non arrivo all'ultimo punto, lì ne farò 2 nell'ultimo. Questo è l'ultimo punto, faccio 2 punti nello stesso punto di base, mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto alto, 2 catenelle, prendo il filo, entro nel punto alto e vado avanti a lavorare come ho lavorato la prima parte. Quindi quello che ho fatto di qua lo ripeto di là, dopodiché ripeteremo i giri partendo dalla riga numero 2. Resterà sempre tutto invariato a parte l'aumento, dovrete sempre fare l'aumento per ogni giro in modo che cresca finché questa parte non raggiunge la semicirconferenza del nostro seno. Quindi una volta ripiegato in 2, la parte di punti pieni dovrà raggiungere la semicirconferenza del seno. Ci vediamo quando ho finito lo sprone. Ho terminato lo sprone, l'ho terminato nel giro dove c'è il modulo delle 3 catenelle, punto basso, 5 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto alto, catenelle, punto alto. E dopo andremo a vedere come rifinire le maniche.
Andiamo a misurare quella che è la nostra semicirconferenza ed è circa 49 centimetri. Mi raccomando, quando avete lo sprone rotondo non misurate così, altrimenti mangia centimetri. Andate proprio, accompagnate il centimetro intorno al lavoro, così avrete una misura più precisa. Ora andiamo a chiudere lo sprone, quindi vado a prendere il lavoro dove l'ho lasciato, rifaccio le 2 catenelle che ho disfatto, vado a chiudere con un punto bassissimo qui, dove abbiamo chiuso di solito, sulla terza catenella partendo dal basso, vado a prendere l'altro estremo, cioè lasciando fuori tutta la lavorazione della manica. Quindi io qui sono sul primo punto alto dopo tutti gli aumenti e andrò sull'ultimo punto alto prima delle 2 catenelle e tutti gli aumenti. E li chiudo tutti insieme con un punto bassissimo. Così ho unito il mio sprone da una parte. Ora salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, rientro qui, faccio i 2 punti alti che ho 2 catenelle, dopodiché lavoro punto su punto fino a quando dovrò unire l'altra manica. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine di questo tratto di punti. Sono arrivata alla fine dei miei punti. Entro nelle catenelle, faccio 2 punti alti, prendo il filo, entro nel punto alto, vado dall'altra parte e vado a prendere questo punto alto, proprio l'ultimo prima delle 2 catenelle e di tutti gli altri punti alti, entro e faccio il mio punto alto. Dopodiché qui ho le 2 catenelle, entro, faccio 2 punti alti, vado avanti a lavorare punto su punto per tutti i punti utili, arrivo qui ci sono le 2 catenelle, faccio i 2 punti alti, chiudo il giro e vado avanti a lavorare ancora qualche giro. Adesso non so se ne farò 3, 4, 5, vedo, comunque vado avanti per qualche centimetro, non molti ma qualche centimetro. Durante questa operazione farò il conteggio dei punti, perché alla fine dovremmo ritrovarci con un multiplo di 8 che proseguiremo con questo punto, ma non avremo più bisogno del più 5 perché lavoreremo tutto in tondo. Qui è come se l'avessimo lavorato in linea, sia qua che qui. Qui invece lo lavoreremo in tondo, quindi non avremo bisogno del più 5, ci basterà soltanto un multiplo di 8. Ci vediamo quando ho finito di fare i miei giri di punti alti. Alla fine di giri ne ho fatti 6 per un totale di circa 7 centimetri. Ora passeremo a lavorare lo stesso punto che abbiamo usato per le maniche. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, ne aggiungo una di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto alto. Riprendo praticamente il primo giro, 4 catenelle, se vi ricordate il primo giro che abbiamo fatto sullo sprone. Quindi ho fatto le mie 4 catenelle, conto 1, 2, entro nel terzo punto, faccio un punto basso, 4 catenelle, entro nel terzo punto, faccio un punto alto, catenella, una di separazione in quello successivo, punto alto, 4 catenelle, entro nel terzo punto utile, punto basso, di nuovo faccio le mie 4 catenelle,
prendo il filo, entro nel terzo punto utile, faccio punto alto, catenella, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto alto, e andremo a lavorare tutto intorno in questa maniera. Faremo tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine del giro. Sono arrivata alla fine, faccio le mie 4 catenelle e vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso, delle prime 3 catenelle che vanno in sostituzione del primo punto alto. Adesso non dovremo fare altro che ripetere la sequenza che abbiamo fatto sullo sprone. Praticamente ripartiamo con il giro di 3 catenelle, punto basso, 5 catenelle, punto basso, 3 catenelle, eccetera. Dopodiché andremo a fare il giro che contiene i moduli dei 2 punti alti chiusi insieme, poi ripartiamo. Ricordiamoci però che dal prossimo giro di catenelle punto basso, qui abbiamo fatto 4 catenelle punto basso, 4 catenelle punto alto, eccetera. Quando riprenderemo questa sequenza, le catenelle diventano 5 e resteranno sempre 5 finché abbiamo finito tutto il nostro lavoro. Ci vediamo alla fine del lavoro. Ho rifinito il sotto della maglia e ho anche rifinito una manica. Ho fatto in modo di pareggiarla sempre continuando il motivo di punto a rete, ma così resta dritto, resta anche più ordinato da vedere. Andiamo a fare l'altra manica. Quindi prendo uncinetto e filo, entro in un punto del sottomanica dove ci sono i punti alti, quindi entro nel primo punto alto utile, faccio un punto basso, catenella successiva, punto basso, il punto alto dopo, punto basso, dopodiché faccio 4 catenelle, entro nell'archetto centrale tra i 3, qui abbiamo le 3 catenelle, qui abbiamo le 3 catenelle, qui abbiamo le 5 catenelle. Una cosa che non vi ho detto prima, per quel che riguarda la lunghezza della maglia, ho terminato così come per le maniche nel giro di 3 catenelle, punto basso, 5 catenelle, punto basso, 3 catenelle. Praticamente non ho finito il motivo con il giro dei punti alti chiusi insieme. Ho lasciato così e sono andata poi a rifinire con il sistema che sto facendo adesso. Quindi ho lavorato i 3 punti bassi, 4 catenelle, punto basso nell'archetto centrale, di nuovo faccio le mie 4 catenelle, vado a cercare il punto alto, entro e faccio un punto basso, catenella successiva, punto basso, punto alto successivo, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto centrale, punto basso, 4 catenelle, entro nel punto alto, punto basso, nella catenella centrale, punto basso, nel punto alto successivo, punto basso, 4 catenelle, archetto centrale, punto basso, 4 catenelle, entro nel punto alto, punto basso, catenella di separazione, entro nella catenella di separazione, punto basso, punto alto, punto basso, e andiamo a rifinire in questa maniera tutta la maglia. Ed ecco la maglia finita. È veramente una lavorazione molto semplice e veloce. Per quel che riguarda il consumo di filato, io ho realizzato una taglia ML e se vogliamo anche XL, e ho usato poco più di 250 grammi di filato, considerando che i gomitoli che ho usato sono di 50 grammi l'uno, poco meno di 300 grammi. Questo è quello che ho avanzato del sesto gomitolo, e praticamente è più di metà.
E adesso andiamo a vedere la maglia sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.